Ciao a tutti da Bruno, e Andrea e oggi è come in uno studio clinico, non è in doppio cieco, ma sono io quello accecato perché non ho la più pallida idea di che cosa vuoi fare. oggi facciamo una cosa insolita. Ok, Devi prendere ancora delle salame, che sono 3-4 fettine di salame, e del formaggio ok, e la bottiglia. e la bottiglia di perfetto. tutte e due, Porto e anche il moscato spumante. Allora, qui abbiamo il moscato spumante. Perfetto. Di nuovo io seguo i tuoi ordini perché... Bello non- freddo. Qui c'è E il abbiamo il porto. porto che apriremo più tardi. E poi qua abbiamo, vedete, del salame. Sì, abbiamo poche fettine perché è una prova che facciamo, quindi non abbiamo E poi bisogno. cos'è che volevi del formaggio? Sì, 2-3 fettine di formaggio Allora, vediamo un attimo cosa abbiamo qua di formaggio. che mettiamo qua. Però me lo potevi dire prima. No, Se me lo dicevi prima! No, va Se me lo bene così. dicevi prima! No, non potevi. Va bene così, non Va bene. potevo, perché la sorpresa sennò non c'è più. Allora fammelo mettere in un piattino. Possiamo posarlo qua sul tagliere, Andrea. Basta 1 o 2 fettine, proprio per farti... Perché oggi noi, come vedete, abbiamo delle bottiglie. Sì, va benissimo, perfetto, ce n'è anche tanto. Però iniziamo con una cosa molto particolare che faremo fare ad Andrea. Intanto puoi aprire la bottiglia di spumante, Sì, sì, ti di passo davanti. moscato. Cioè non è moscato. È moscato spumante. È moscato Asti spumante. Aspetta, ok. È la 2OGC dove c'è spumantizzato oppure naturale. Si distinguono quello naturale che ha il tappo raso, cioè non ha la gabbietta come negli spumanti, ma il tappo come nelle bottiglie di vino. Sì. Questo è il moscato normale, diciamo naturale, mentre il moscato spumante è chiuso come la gabbietta. A 89, Hai questo è fatto- 91 ottani. Sì, è fatto con metodo Charmat questo, mentre l'altro Ah. è naturale. Quindi questo è Sì. come è con lo Come il Charmat, prosecco. come il prosecco. Esatto. Martinotto e Charmat, diciamo. Esatto. Tanto io ti preparo questo Prepariamo questo. per te perché io l'ho già fatto. Perché c'è una storia dietro a questo salame. una storia. Esatto. Va bene. Ecco, Esatto. Io ti verso un po' di questo spumante a te. va bene. Facciamo qui. Adesso tu mangia quella focaccia con il salame. Ok. Questo è un esperimento perché ha una storia molto importante. Non mangiamo tutto? Se vuoi. Quando abbiamo inaugurato la sala degustazione è venuto il direttore della Fontana Fredda e mi raccontò un aneddoto che adesso vado a raccontare. Ok. I contadini andavano in campagna al mattino alle 4:30 nelle vigne e alle 9 avevano fame. Dietro si portavano pane e salame. Bere la birra non si può perché non si può nei contadini che producono vino, ma bere vino già alle 9 del mattino è abbastanza insolito ed è troppo... la giornata è calda, dà fastidio. Quindi cosa fece? Pane, salame e moscato. Ah, perfetto. Mi dirai le tue sensazioni. Beh, inaspettatamente Dolce e salato. dolce salato. Esatto. Dolce Eh. salato, però col fatto che ha le bollicine comunque aiuta, A pulire. perché il salame e Grasso. la focaccia sono un po' Unti, grassi. Perché abbiamo queste cose? Noi oggi non parliamo dei vini in se stesso, ma Ok. parliamo dell'utilizzo del moscato e dell'utilizzo del porto che in questo caso rappresentano il moscato, vino dolce leggermente frizzante, e il porto rappresenta i passiti rossi, che lo stesso si può fare con i passiti bianchi. Ok. C'è una leggera differenza soltanto nel dover abbinare gli alimenti. Questo abbiamo preparato perché mi occorre del ghiaccio, per favore, perché andremo a fare, poi raccontiamo le cose, uno spritz con il Select e il moscato spumante. Ah, uno spritz dolce. Esatto. Ok. E poi? Allora, fammi prendere il ghiaccio. Sì, tanto io parlo. Perfetto, sì. E poi prepareremo un Negroni sbagliato con moscato spumante. Questo è
Perché l'utilizzo del moscato spumante nei cocktail meno alcolici, perché lo spumante moscato o il moscato hanno una gradazione alcolica che va dai 4,5 ai 6 gradi. Ok. Quindi, come vedi, è una gradazione alcolica tipo la birra. Sì. Ecco. E perciò possiamo tranquillamente, c'è anche l'allungo dell'acqua. Dovremmo raffreddare il bicchiere, però per i tempi non lo facciamo oggi. Noi andiamo a preparare proprio lo spritz. Mettiamo... no. Prima andiamo a preparare i Negroni. Mettiamo il Campari. Ce ne lasciamo ancora un goccio. Così ai posteri. Esatto, perché poi c'ho la bottiglia grande. Speriamo di arrivare alla fine con la bottiglia grande. Ora, noi avevamo fatto una puntata sul Negroni Esatto. e in quella puntata noi demmo la ricetta Esatto. del Negroni, quello originale, non come quelli che si trovano ogni tanto a San Diego, per capirci, ma quello fatto come il signore comanda, con praticamente una parte di vermouth, una parte di bitter e una parte di gin. Esatto. Questa volta però tu stai usando, e ne parlammo in quella puntata, metteremo il link in descrizione, la parte del gin è sostituita da Moscato moscato spumante, spumante. che sostituisce sostituisce il gin, ma sostituisce anche lo spumante o il prosecco nel Negroni. sbagliato, nel Negroni sbagliato. Quindi noi adesso andiamo ad utilizzare ancora questo moscato per fare lo spritz. Come dicevo, noi l'acqua la utilizziamo poco L'acqua è fatta per i perversi. e il diluvio lo dimostrò, Esatto. come diceva un nostro grandissimo amico Beppe o È Giuseppe. una canzone degli Alpini. Non Sì. mi ricordo più quale. Ecco qua, noi abbiamo preparato 2 cocktail Esatto. che classici, sono normalmente differenti. Ci scusano che non abbiamo l'arancio, ma sappiamo che ci va una fetta di arancio qui e una fetta d'arancio nel Negroni. Ok. Quindi noi adesso le diamo una leggerissima, così mi dirai le tue sensazioni su questi 2 cocktail, che io ritengo che per chi non ama il secco, il dry o l'amaro del Campari, può usare il Lassi spumante. assi spumante. Esatto. Ok. Io assaggio lo spritz. Perfetto. A voi? È molto amabile. Esatto. È molto più approcciabile Esatto. del Negroni, anche del Negroni sbagliato, Sì. se non per dire del Negroni originale, che è ancora più Perché? Perché l'amaro è mitigato dal dolce del dolce. moscato. Esatto. Questi sono cocktail che si possono preparare in questo momento caldo, con l'aggiunta di acqua o seltz, diventano delle bevande piacevoli, con un aperitivo lungo tra gli amici, specialmente per le signore, esatto, con la focaccia. Perché abbiamo abbinato questo? Perché raccontiamo che sia il moscato sia il porto normalmente sono vini che vengono usati nella pasticceria, Ok. come i passiti, perché si abbina. La cosa di questi vini speciali, sono chiamati vini speciali, dolci, è che si possono usare nei dolci o pasticceria secca, biscotti, e nel salato. Ok. Mentre non si usa, o raramente si può usare, tranne in qualche caso, il vino classico, il secco, che può essere rosso di qualsiasi tipo o bianco di qualsiasi tipo. Ecco perché oggi parliamo di questo. E non parliamo né dei vitigni né di niente. No, ok. C'è anche il brachetto. C'è anche il bracchetto. Il brachetto è un vino rosso spumantizzato che ha 12 gradi, che fa parte della categoria dei vini dolci, che si abbina, ma il bracchetto non si abbina molto al salato, un po' meno, Ok. ma si abbina moltissimo con pasticceria al cioccolato e fragole. Ok. Poi daremo dei cocktail anche che si possono fare. Il moscato
d'Asti e moscate Asti spumanti oggi hanno preso la DOCC, sono in una zona dell'Italia limitata, Cannelli, Astigiano e Alessandrino. Si distinguono proprio perché uno ha la gabbietta, mentre il moscato normale ha il tappo raso come nella bottiglia di vino. Questa è la differenza che c'è. Sai che abbiamo nella rastrelliera, abbiamo un moscato, abbiamo un brachetto. Possiamo farli vedere, esatto. Nel grado zuccherino. Scusatemi, ma questo è un signor moscato. Questo è un signor moscato. Questo è i vignaioli di Santo Stefano. Esatto. Bellissima bottiglia. Questo è il bracchetto d'acqui che dicevamo. Qui è il bracchetto d'acqui di Bersano. Alessandrino. Nell'Alessandrino si fanno, prendiamo Monferrato, la zona di Monferrato facciamo il braccetto. La differenza è nel residuo zuccherino, cioè lo zucchero non fermenta, ma quindi rimane zucchero. Non ha la fermentazione per arrivare ai gradi, perché lo zucchero la fermentazione fa dalla gradazione. Adesso ti interrogo io, come fanno? Fermano la fermentazione in anticipo per far rimanere tutto lì, è solo una questione di tempi? Sì, esatto. Va bene. Esatto. Quindi la differenza poi è l'effervescenza che si ha nell'Asti spumante, che fa metodo Charmat, che è maggiore rispetto all'effervescenza naturale del moscato. Queste sono le due differenze. Diciamo anche che il moscato è il vino più conosciuto al mondo rispetto ad altri e forse anche il più venduto nella spumantizzazione. Credo che persino nei reparti maternità. Tutto. No, anche. E va bene per il dessert. Il moscato possiamo usarlo per le creme, cioè delle belle torte. Paradiso, la torta diplomatica dove c'è crema e panna, mille foglie, ecco, queste torte con la crema, la panna, perché pulisce la bocca dal grasso dei dolci. Ok. E di nuovo, però, stai parlando del moscato? Sì, sempre moscato parlo. Non dello spumante, moscato no, spumante. No, moscato spumante o moscato. Useresti ugualmente sia l'uno che l'altro per accompagnare i dolci? Sì, i dolci, senz'altro. La differenza è solo l'effervescenza maggiore rispetto dell'altro. Dove qui c'è una leggera fermentazione, perché fa la Charmat e l'altro non ha l'altro. Perfetto. Tutto qui. La cosa fantastica è provare il moscato con le cose contrastanti, cioè il salato, ostriche dal sapore di mare, bere con un moscato è qualcosa di piacevolissimo. Inaudito. Esatto. Lo stesso se facciamo una tartina con un po' di burro, acciughe. Ok. Perché il salato delle acciughe, delle alici, contrasta tantissimo con il dolce del... Esatto. Quindi diciamo che questi vini sono dei jolly in casa. Se non hai una bottiglia di prosecco ma hai un moscato e hai delle cosine salate per fare un aperitivo, lo puoi usare tranquillamente. Ok. Lo sai che un mucchio dei nostri ascoltatori avranno crisi di identità. Sì, vabbè. Non si aspettavano nulla del genere. Il bracchetto è ottimo, esatto, con dolci, molto con i dolci, fragole. Ok, e dietro la cioccolata. E cioccolata. La cioccolata amara? Cioè, dolce al cioccolato. Dolce al cioccolato. Dolce al cioccolato. Amara no, ma diciamo 70% sì, perché poi troppo amara non comunque il cioccolato serio. Cioccolato. Non quelle cose. Torte al cioccolato, biscotti al cioccolato, pasticceria secca col cioccolato e via dicendo. Andiamo su questo ragazzo. Esatto, questo ragazzo è passito. Il porto si distingue, adesso io non so ben dirtelo in inglese, twig, la TW, che è l'invecchiamento, è il ruby. Ok. La differenza sta non nella fermentazione, ma nel tempo nelle botti di rovere. Okay. Perché il ruby è più rosso, è più pronto, diciamo, alla beva, più piacevole, mentre il twin è un porto che sta
più anni in botte. Ok. Quindi questo, diciamo, fa 3 anni, l'altro ne fa 5-6. Ok. E che vuol dire che diventa più complesso? Diventa leggermente muffato, Ok. il gusto molto caramellato e via dicendo. Nel porto c'è anche il vintage, che è il massimo, che fa 7 anni, 8 anni, arrivano anche a avere a essere a 50 anni. Quindi il vintage è quando è l'ultimo stadio di invecchiamento. Di invecchiamento del porto. Sono vini questi che vanno benissimo. Si può anche bere il moscato su certi formaggi leggermente cremosi, ma il passito e sia rosso che bianco vanno benissimo con gli arborinati. Ok. Tipo Stilton, Roquefort, Gorgonzola. Ok. E perché puliscono la bocca e perché hanno un grande contrasto tra il dolce, il salato e il piccante. I moscati vanno anche molto bene con la cucina asiatica o indiana, perché sono speziati e piccanti. Ecco. E sui moscati ho detto già tutto. Sì, esatto. Ritorniamo un attimo al porto. E passiti. Esatto. I passiti che vanno da Pantelleria alla Lacrima Christi, cosa si può dire ancora, che abbiamo in Toscana abbiamo il vino santo, Sì. Di Breganza in nord, quindi fatto il Gewürztraminer, l'Eiswein che fanno in Germania, che ne avevamo parlato e fanno anche in Italia, che sono fatti vini che vengono praticamente prodotti ghiacciati. Ecco, sono tutti dei passiti. Okay. Grande produzione ce n'è in Francia, in Alsazia, Germania, ce l'abbiamo in Austria e in Italia ne abbiamo tantissime per tutto lo stivale. I passiti vanno molto bene con pasticceria, nuovamente secca, e in special modo la pasticceria siciliana. Ok. Perché ha questa crema zuccherina densa, con mandorle, frutta secca, fichi, quindi questo grosso contrasto all'interno dei dolci con il passito, la bocca praticamente è un matrimonio perfetto, ma anche con dei foie gras sauterne. Il sauté, Quindi in Italia lo stesso possiamo usare il foie gras, perché in una provincia italiana si produce il patè e il foie gras, e anche i patè. Quindi delle terrine di patè e anche della carne con salse leggermente aromatizzate. Tipo le mostarde? No. Aromatizzate ma con frutta. Quindi la mostarda, Tipo la mostarda di Modena non Esatto, perché è piccante, è leggermente piccante la mostarda di Modena, quindi puoi usare anche un passito. Okay. Questa è la grande cosa. E poi abbiamo una bottiglia sulla rassoniera, perché noi abbiamo tutto qua. Cosa pensate? Ci mancherebbe altro. Abbiamo un Pantelleria di Pellegrino. Perfetto. Vendemmia 2020. Pellegrino è all'altra camera. Pellegrino è un grandissimo produttore siciliano, dove fa anche un grandissimo Marsala invecchiato, che è veramente qualcosa di eccezionale. Non è il Marsala dolce che tutti pensiamo, allora è un Marsala di vino, ma ha qualcosa di niente da invidiare ai porto. Ok. Ora, una cosa però, l'ultima volta che io bevi, questo qua l'abbiamo tenuto lì per i momenti più da celebrare, però l'ultima volta che bevi un Benrier di Donna Fugata, che è uno dei più famosi, penso, i sentori di mandorle, albicocche, tutti quei caramello, che si sposano benissimo quindi c'è contrasto, ma allo stesso momento c'è anche un accompagnamento con i sapori, un connubio con i sapori della pasticceria di cui parlavi. C'è una fusione tra i vini e questi cibi particolari, salati e dolci.
Mi sono dimenticato di dire una cosa la volta scorsa, che non c'entra con tutto questo. Ma lo diciamo alla fine però, Ok, no? Perché altrimenti perfetto. facciamo troppa confusione. Allora, perché anche il bracchetto potrebbe essere usato con un salume particolare, che potrebbe essere una pancetta o una coppa che sono leggermente grasse, Ok, per chi non ama bere bianco. ok. Quindi si può ugualmente accompagnare con un bracchetto. Con un bracchetto. Però ripeto, il bracchetto è più per i dolci, Sì. come ho detto prima, tra cui lui esalta moltissimo le fragole e le pesche. Ok. Quindi dolci o crostate con marmellata di fragole, marmellata di pesche, il connubio col bracchetto è perfetto. Benissimo. Adesso apriamo il porto. Apriamo il porto. Questo Ruby come puoi vedere, la differenza che c'è tra lui e gli altri è che già dal TVS, non ricordo come si pronuncia, scusate il mio inglese, è che l'altro è un rosso arancione tipo mattone, Ok. rispetto a lui che è più un rosso rubino. Come puoi vedere. È uno dei vini più conosciuti al mondo, è il Porto, grandissimo in bocca, piacevolissimo, dove con i formaggi arborinati e la cioccolata ha un suo perché. Ok. Il Tony, il Porto più invecchiato, è perfetto con una ricetta tipicamente asiatica che è l'anitra all'arancia. Ah, Quindi vedi l'arancio con il porto. esatto, vedi dove invecchiato. siamo arrivati? Siamo arrivati a vini che passano dal dolce al salato. Io volevo parlare solo di questo oggi Ok. e non della gradazione e via dicendo. Le gradazioni sì sono importanti perché i Moscato sono a bassi gradazione. Sì. L'unico è il bracchetto che ha una gradazione intorno agli 11,5-12. Vicino al vino normale. Esatto. Mentre i Moscati, no, il Pantelleria lo stesso sono alti come È più gradazione. alto perché- Esatto. Sono tutti vini comunque che vanno serviti freschi. Anche il Porto fresco, mentre il Moscato a temperatura più bassa, intorno ai 10 gradi, e il bracchetto è ugualmente intorno ai 10 gradi. Il Pantelleria un pochino di più, sui 12 gradi, 13. Esatto. Perfetto. Allora, se vogliamo fare un sommario, i moscati possono andare bene con dei salati e dei dolci. Esatto. Il bracchetto tendenzialmente i dolci, Dolci. in particolare fragole e pesche Esatto. e cioccolato, torta al cioccolato. Poi abbiamo i passiti, che abbiamo qua un Pantelleria, ma anche il Porto fa parte della famiglia, che abbiniamo invece con possibilmente, ovviamente con dei dolci, ma anche con dei salati. Esatto. E in particolare il formaggio diventa un accoppiamento particolarmente adatto. Questo se vogliamo proprio. Sì. E ultima cosa, il moscato può diventare un sostituto di altri componenti nei cocktail, che sia lo spritz o che sia Manca il bracchetto. ma anche il bracchetto. Giusto? Esatto. Ho ripetuto la lezione? Perfetto. Esatto. Ok. Il bracchetto, se uno in casa ha delle fragole, può preparare un cocktail semplicissimo. Bracchetto, se ha lo sciroppo, altrimenti fa una purea di fragole e versa il bracchetto. È un cocktail splendido, leggero. Perfetto. Prima di chiudere, torniamo a quello che volevi dire prima che ti sei scordato dalla puntata precedente. Cipriani inventò anche il nome di un famosissimo piatto che in tutto il mondo ormai Si pronuncia anche in italiano. il carpaccio. Il carpaccio. Perché? Perché in quel momento a Venezia c'era l'esposizione del pittore Vittorio Carpaccio e i colori che dipingevano i suoi quadri erano intensi come il rossangue che è sulla
carne, perché il carpaccio è una fettina di vitello o di manzo, quindi questo rosso le ha ricordato il carpaccio. Il rosso del carpaccio. E lui ha dato il nome al piatto carpaccio. Solo questo. Non lo so se il pittore l'ha prese bene o l'ha prese male. No, è più famoso adesso il carpaccio, quindi il suo nome è ancora oggi in voga. Poi magari il tipo era vegetariano. No, ma non credo che a quel tempo potesse essere vegetariano il carpaccio. Va bene, allora, perfetto, abbiamo finito. Ricordatevi che nessuna delle bottiglie qua è uno sponsor, queste sono state tutte comprate con i soldi suoi, no, con i soldi di tutti e due. Questa tuoi. l'abbiamo pagata a 7,99. Questa l'abbiamo pagata a 7,99. Quindi Il Martini e Rossi lo potete trovare intorno ai $10, più o meno. Gli altri no, perché sono un pochettino più di nicchia. E poi iscrivetevi al canale, spolliciate se vi è piaciuto questo video, metteremo il link ai video degli altri, abbiamo riferito lo spritz e l'americano, esatto, così potete andarle a vedere. Lo spritz è il Negroni. Sì, Negroni. scusa, il Negroni. L'americano è un Negroni sui generis. Esatto. Mettete la campanellina, così avete le notifiche direttamente nella mail, e grazie ancora perché stiamo crescendo. Fantastico, più visualizzazioni. Grazie a voi. Non dico che è un'esplosione di visualizzazioni, ma quasi, per cui grazie mille e sì. Oggi siamo stati veloci perché parliamo soltanto di alcuni abbinamenti e di come questi vini dolci ci hanno sorpreso, perché si possono abbinare anche al salato. Esatto, quindi se fate gli abbinamenti poi commentate sotto, e se fate un abbinamento di cui non abbiamo parlato condividete. Esatto, ma se vogliono richiedere un abbinamento con il quale si possa fare, non fanno altro che chiedercelo e noi glielo diciamo. Esatto. Non c'è problema. Per esempio, non lo so, champagne e acciughe in tonno in scatola. Ecco una cosa. Champagne e tonno in scatola. Certo. Facciamo una bellissima tartina. Ecco. Con un burro leggermente salato. Allora stai già facendo più complicato adesso. Ma allora, no, e poi ci mettiamo sopra il tonno, se no non abbiamo il... No, tu devi aprire la scatola. Ok, prendi il tonno così. Sì, fetta tostata. Ma lì allora non è degustare. Lì vuol dire che uno ha fame. Va bene. Ok. Grazie a tutti di averci sopportato e supportato come sempre. Bye bye. Bye bye.